Ciao a tutti, siete pronti a scoprire una storia di mafia, coraggio e vendetta? Vi presento la storia di Salvatore Inzerillo, un boss sfidato dalla sua stessa organizzazione criminale, Cosa Nostra. In questo video vi racconterò ogni dettaglio della sua ascesa al potere e della sua tragica caduta, in una storia vera che ti terrà incollato allo schermo. Iniziamo! Salvatore Inzerillo era parente del mafioso Rosario Spatola e cugino del boss Carlo Gambino, capo dell'omonima famiglia di Brooklyn. Per queste ragioni, ancora giovanissimo, Inzerillo venne affiliato nella cosca di Passo di Rigano, di cui divenne capo nel 78, succedendo allo zio Rosario Di Maggio. Fu in questo periodo che Inzerillo instaurò ottimi rapporti personali e di affari con il boss Stefano Bontate, con cui approvvigionavano morfina base e dopo averla fatta raffinare, la spedivano negli Stati Uniti, dove avevano il collegamento con i cugini Gambino di Brooklyn. Nel 79, alla vigilia delle elezioni politiche, Inzerillo era stato ospite di spicco della cena elettorale in onore del ministro Attilio Ruffini, organizzata dall'avvocato Francesco Reale, membro del Comitato regionale della Democrazia Cristiana. Nello stesso anno Inzerillo, insieme ai boss Bontate, John Gambino e Rosario Spatola, si occupò del finto rapimento del finanziere Michele Sindona, il quale si nascose in Sicilia, in seguito alla bancarotta delle sue banche. Il vero obiettivo era quello di far arrivare un avviso ricattatorio ai precedenti alleati politici di Sindona, per portare a buon fine il salvataggio delle sue banche e quindi del denaro investito da Inzerillo e dagli altri boss. Nell'80 Inzerillo ordinò l'omicidio del giudice Gaetano Costa, il quale aveva firmato personalmente 60 mandati di cattura contro Inzerillo, Rosario Spatola, John Gambino e i loro associati, per traffico di stupefacenti. Il delitto venne decretato da Inzerillo per mandare un segnale allo schieramento avversario dei Corleonesi, dimostrando che anche lui era capace di ordinare un omicidio eccellente. Per questo, dopo l'uccisione di Bontate, i Corleonesi ordinarono anche l'omicidio di Inzerillo. L'11 maggio 1981, quando esce dal portone della sua amante, Pino Greco, Giuseppe Lucchese e Antonino Madonia lo attendevano all'interno di un furgone guidato da Pino Marchese e lo uccisero a colpi di Kalashnikov, togliendogli il tempo di salire sulla sua nuova auto blindata. È stato reso quasi irriconoscibile da una ventagliata di proiettili, la stessa arma che aveva ucciso Bontate il mese prima. Si ritiene che Inzerillo sia stato assassinato da Pino Greco, che era uno dei sicari più infallibili di Riina. Al funerale del boss di Passo di Rigano, suo figlio quindicenne promise di vendicare suo padre. Non molto tempo dopo, il ragazzo è stato rapito e ucciso. Alcuni collaboratori, tra cui Buscetta, hanno detto che è stato Pino Greco a rapire il giovane e sparargli alla testa, ma prima gli ha moncato il braccio, con cui il ragazzo aveva promesso di sparare a Riina. Salvatore Inzerillo ha coordinato la maggior parte del traffico di eroina verso gli Stati Uniti per conto delle famiglie mafiose Bontate, Inzerillo, Gambino e Spatola, ma la seconda guerra di mafia, avviata dai Corleonesi, non lo hanno risparmiato, facendolo come primi tra gli obiettivi dei Corleonesi. Inzerillo era un membro molto importante di Cosa Nostra, nacque a Palermo e divenne un potente capo della famiglia di Passo di Rigano. Inzerillo era uno stretto alleato di Bontate e Badalamenti e parente del boss della mafia di New York, Carlo Gambino. Strinse una forte alleanza con Bontate contro il crescente potere di Totò Riina e dei Corleonesi, che sfidavano sempre più le consolidate famiglie mafiose di Palermo. Grazie per aver guardato questo video sulla storia di Salvatore Inzerillo. Spero vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Non vedo l'ora di mostrarvi altre storie incredibili e coinvolgenti come questa. A presto!